Dopo aver smontato motore, cambio, differenziale, tutta la meccanica anteriore e la meccanica posteriore, la macchina si trovava a un buon punto per iniziare un progetto, prenderla, sistemarla un pelino e metterla fuori, utilizzarla e divertirsi. Ma questo a me non piace, mi piace fare le cose fatte bene, quindi ho deciso di portare la macchina completamente a telaio. Smonteremo portiere, portellone posteriore, fanali, tettuccio, interni, cruscotto, cablaggio e persino il vetro anteriore e il vetro posteriore. Direi di non perdersi in chiacchiere e di iniziare a smontare la macchina. Partiamo dal baule. Ho iniziato togliendo tutte le clip che tengono la pannellatura del portellone posteriore per accedere alle spine della chiusura centralizzata. Tolto. Così abbiamo i due cavi, uno più lungo dell'altro. Dopo ovviamente ci dovremmo ricordare, è indifferente perché la corrente la prendono tutte e due dallo stesso posto. Il cablaggio ce l'abbiamo nelle mani. Smonto tutto da sotto così non dobbiamo sganciare il pistoncino, non dobbiamo sganciare niente. Prendiamo la 10 cricchetto e via. La mia testa adesso serve, io faccio così e voilà. La mia testa è bella grossa, però serve. Ora togliamo i fanali. Andiamo dentro. Solo queste 3 viti da 8 dadi, scusate. Ok. Sono un po' incollati, infatti ho fatto un po' fatica, però guardate che schifo. Non so da quanto non venivano tolti, ma un bel po' per me. Allora, o me l'hanno incollato col silicone, allora posso starci. Minchia. Cioè alla fine era solo incollato lì e infatti avevamo già un piccolo problema di ruggine che avevamo già visto. Direi che dietro siamo a posto, iniziamo a passare dentro così togliamo anche la moquette. Adesso abbiamo un piccolino problema perché la macchina è sul ponte, quindi l'apertura delle portiere non è proprio il top, quindi i sedili si toglieranno, sì, però stiamo a vedere come facciamo a farli uscire. O li faccio uscire dal dietro che ormai non ne è rimasto più niente, o se no non lo so. 4 viti, una qui, una davanti, comunque 4 viti e togliamo il sedile. Ora mi sono messo in testa sta GoPro, così almeno sembra un coglione, lo so, però almeno vedete tutto di quello che sto facendo e così è top. Vi faccio vedere ogni singola vita. Per me si passa. Cerchiamo di non rovinare la carrozzeria. Sedile guidatore, ci siamo. Scatolina qui, prendiamo il pennarello. Lo prendiamo giallo, sedili, facciamo sedili, poi c'è pomello, un buco. Sono partito smontando la plaza centrale e tutto quello che riguarda il cruscotto. Filiamo. Poi sono passato allo smontaggio del bracciolo che era collegato anche al freno a mano. Successivamente mi sono messo a cercare tutte le viti nascoste del cruscotto. Che goduria! Che goduria! Oh, finalmente! Piano piano la macchina si stava svuotando, il problema è che c'era tanto casino, quindi ho deciso di mettere tutto in ordine. Queste qui basta tirare giù il sedile. Come abbiamo tirato giù il sedile, in questa zona qui abbiamo questo sgancio, basta aprire, alzare il sedile e poi sfilare di lato. Se basta tirare e in teoria sganciare in su, perché si agganciano qui, quindi sganci e alzi su. Anche il pannello che... Ragazzi, mi tocca andare, sono più o meno le 11:30, domani
ho la sveglia alle 6 per andare a lavorare e se non vado a dormire adesso domani non mi sveglio, quindi è un problema. E ci vediamo domani e continuiamo a smontare il BMW. The next day. Adesso quello che dobbiamo andare a fare: sfilare la guarnizione, togliere la plastica, il pannello posteriore che dovrebbe essere agganciato perché viti nascoste non vedo tappi o robe. Mi sono reso conto di una cosa, che purtroppo le portiere non possiamo toglierle perché c'è il ponte. Non andiamo, cioè potrei andare lì alle viti ma non ho nessuno che mi tenga la porta, quindi adesso le porte aspettiamo. Pannelli, cruscotto, dentro dobbiamo arrivare al fondo di questa macchina. Questa è incastrata all'interno. Ho rotto qualcosa. No dai. Ok. Invece era più difficile. Poi la faccio così. Ecco. Perché sgancio. Adesso togliamo il volante. Ho visto che c'ha un cazzo a croce. Tolgo per... Un volevo incollare me. Questa sta così, vedete che ha il foro, l'ho steccato dentro e poi tac. Allora, ci sono le viti a croce là davanti, praticamente tra l'1.8, cioè tra il parabrezza e il cruscotto. Quindi adesso dobbiamo... fatto questo qui con PH2 davanti, cricchettino piccolo. Ho provato in tutti i modi a togliere quelle viti, ho provato col cricchettino, con l'inserto, ho provato con la chiave e l'inserto mettendoci della carta da fare da spessore col cricchetto normale, ma nulla da fare. Ho dovuto aspettare il secondo giorno per poter prendere il cricchettino a lavoro fatto apposta, ribassato da lavoro. Che gusto! Ok, e dai! Ci siamo, dai! Dopo aver tolto il cruscotto e aver visto 30 anni di sporcizia lì sotto, era ora arrivato il momento di cablare e segnare tutto il cablaggio, quindi un po' di scotch, un pennarello e segniamo tutto. Era arrivato il momento di togliere anche la cassa di ventilazione, quindi ho inquadrato le 4 viti che tengono ancorato la cassa di ventilazione al telaio e le ho svitate tutte. Successivamente ho tolto tutte le plastiche perché se no non sarebbe passato, infatti ho dovuto togliere anche il piantone perché aveva delle viti e ho deciso di toglierlo tutto completamente per far passare tutta la cassa completa. Che pavimento! Dopo aver tolto la cassa di ventilazione il mio obiettivo era togliere il cablaggio, ma prima di tutto dovevo togliere il servofreno che bloccava la scatola dei fusibili. Poi sono passato dietro a togliere anche i vetri posteriori, così liberavamo sempre di più il BMW. E il vetro lì. Finalmente dopo aver tolto tutta la moquette potevamo ispezionare la parte del guidatore dove c'era quel buco e il bitume si è alzato da solo. C'era un po' di ruggine, ma non ci fermiamo qui. Sono andato avanti togliendo tutte le viti che tengono il tettuccio ancorato al telaio e poi ho dovuto utilizzare di nuovo la mia testa per tirarlo su. Oddio, io muoio oggi. Il cablaggio era pronto per essere estratto, ma prima toccava selezionarlo ancora e ancora. Poi è venuto mio fratello a vedere come andavano i lavori e l'ho sfruttato per togliere tutte le portiere perché ancorato c'era anche la spina del cablaggio. Per tolto le portiere è arrivato finalmente il momento di togliere tutto il cablaggio.
Tolto tutto il cablaggio sono passato al parabrezza anteriore, ho scelto di iniziare proprio da lì. Se si fosse rotto non sarebbe stato un problema perché lo volevo già sostituire, dato che aveva la fascia parasole blu. Infatti dalla mia inesperienza ho spinto troppo il taglierino per tagliare il silicone e il parabrezza si è crepato. Visto che il parabrezza era già crepato ho deciso di approfittarne e usare tutti gli attrezzi del kit che ho acquistato, ma alla fine è andato a finire solo in un modo. Il primo vetro l'abbiamo fatto secco, adesso proviamo a cavare il secondo e qualcosa l'abbiamo imparato. Purtroppo abbiamo buttato un vetro, lo ricompreremo, amen, pazienza, però qualcosa abbiamo imparato e proviamo ad utilizzare quello che abbiamo imparato di dietro. Allora, quello che abbiamo capito è che dobbiamo fare almeno una giusta area tagliandolo con questo per poter alzare il vetro, perché quello che ho sbagliato davanti è stato fare solo una piccola sezione e poi infilarci direttamente il cavo. Quel cavo ha fatto spessore con il silicone alzando troppo il vetro, ma qua era ancora ai bordi incollato e ha fatto la spaccatura sul vetro. Quindi adesso cerchiamo di trovare un punto dove ci possiamo infilare, tagliamo una bella porzione e poi proviamo di nuovo e speriamo bene. Minchia! E fanculo a quelli che stanno guardando questo video e dicono ah tanto fa secco anche il secondo, invece sì, adesso ancora lo dobbiamo portare di sopra, speriamo bene, però così ci attacca. Il problema è questa qui che non sta proprio in piano, infatti ci vorrebbero quelle che snodano. Mai avrei pensato di comprare un E36 e di trasformarla da così a così, e ora è arrivato il momento di portarlo al suo splendore, quindi tenetevi pronti perché si fa sul serio. Ora che il BMW è scocca posso mostrarvi la struttura che ci ho messo più di un mese a costruire partendo da zero, fatto appositamente per il BMW e non vedo l'ora di mostrarvelo. Magari qualcosa nel video avete già visto, quindi ti dico lascia un bel like, lascia un bel commento, fammi sapere che ci sei e soprattutto iscriviti perché a te non costa nulla e a me aiuti a far crescere il canale e magari portare contenuti sempre più di qualità. Noi ci vediamo nel prossimo video del GLT Garage.